Amici di Planet Spin, benvenuti a questo nuovo video, benvenuti sul canale. Oggi proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta della pesca a spinning in mare. Dopo lo scorso video in cui abbiamo fatto un'introduzione dettagliata su questa tecnica, oggi approfondiamo un capitolo molto importante. Andiamo insieme a capire quali sono i punti fondamentali della pesca a spinning in mare. Nel dettaglio andiamo a definire quali sono gli elementi da considerare nelle nostre uscite in pesca e capiremo che il nostro piano di azione, se così possiamo definirlo, seguirà delle considerazioni che potranno variare di volta in volta, ma lo schema base a cui faremo riferimento sarà sempre lo stesso. Oggi scopriremo insieme i punti fondamentali della pesca spinning in mare. Come anticipato anche nello scorso video, seguiremo la guida che ho realizzato per la pesca spinning in mare e parleremo in modo, sommario dei vari argomenti che sulla guida trovate maggiormente approfonditi. Ricordo che questa guida la trovate sia in formato ebook che cartaceo e la potete acquistare sullo shop Amazon. Vi lascio ovviamente tutti i link e i riferimenti in descrizione e vi ricordo che è l'unico modo per supportare il progetto e anche il canale. Come al solito ci faremo aiutare da alcune grafiche, con una sorta di mappa concettuale, per capire meglio a che punto siamo, quali sono gli argomenti già trattati e quello che dovremo affrontare in seguito. Andando avanti nel processo di crescita, capiremo che ci sono delle variabili da considerare in ogni nostra uscita in pesca, ovvero delle opzioni di scelta che possono variare e che derivano sia da scelte soggettive, ovvero da scelte personali, come può essere l'attrezzatura da utilizzare, il modello di canna oppure l'esca artificiale, e poi possono variare anche in modo oggettivo, cioè sono delle scelte che sono legate a fattori esterni, come potrebbe essere i fattori meteo, le condizioni di mare, il vento, la corrente, eccetera. Impareremo quali sono le costanti, ovvero quei punti fissi da cui partire con il nostro ragionamento e che potranno essere d'aiuto soprattutto a chi è agli inizi in questa tecnica. Poi con l'esperienza e soprattutto con la pratica in pesca tante cose un po' le daremo per scontate, ma diciamo che verranno automaticamente senza tanto pensarci su. Ovviamente queste informazioni, questi punti base potranno sempre essere d'aiuto anche a chi è già più esperto, per rendere maggiormente efficaci le uscite quando andremo alla scoperta di esempio nuovi spot, nuovi habitat, oppure alla ricerca di prede e di predatori che non abbiamo mai insidiato fino adesso. Partiamo dallo spot, perché la prima cosa che dovremmo conoscere ogni volta che decideremo di affrontare una battuta di pesca è sicuramente il posto di pesca dove andare, no? Dobbiamo sapere che ogni habitat ha le sue regole, i suoi predatori in circolazione e noi impareremo come comportarci ovunque decideremo di andare. Dovremo anche capire come identificare la strike zone, ovvero quell'area più o meno ampia all'interno dello stesso spot dove abbiamo le maggiori possibilità di fare una cattura. Per fare un esempio pratico, nella pesca nei pressi della foce, la strike zone può essere identificata come la zona dove l'acqua dolce si mescola a quella salata, nella corrente del fiume che sfocia in mare per esempio. Altre zone da preferire sono quelle dove si creano delle schiumate, nella risacca, durante le mareggiate per esempio, o nelle zone di corrente in prossimità delle punte esterne, sulle scogliere, nei pressi dei porti, o tutte le zone dove c'è maggior presenza di pesce foraggio.
Un altro elemento da considerare come elemento fondamentale nelle nostre uscite di pesca sono le condizioni meteo marine. Oggigiorno, grazie agli ausili di cui tutti noi disponiamo, come gli smartphone, i cellulari di ultima generazione, riusciamo a navigare in rete e ci sarà molto facile conoscere con ampia previsione le condizioni meteo marine che troveremo quando decideremo di andare a pesca. Ci sono tanti modi di vedere le previsioni meteo marine e noi vi forniremo quelle che sono quelle là di largo utilizzo per i nostri scopi. Forza e direzione del vento, oppure la fase di marea, la pioggia o soprattutto la forza del mare ci indicheranno in che modo affrontare lo spot, sia come vestiario che come attrezzatura, canna, mulinello, filo e artificiali da preferire. A seconda delle nostre possibilità, ovviamente, potremo scegliere quando insistere nella nostra azione di pesca per trovare le condizioni più favorevoli al nostro scopo. Fondamentale sarà anche l'orario quando decideremo di andare a pesca. Dobbiamo sapere che ogni predatore ha delle caratteristiche comportamentali ben precise. Queste seguono un ciclo definito che si ripete con frequenza e studiare le sue abitudini ci rivela tanti segreti da sfruttare nelle nostre uscite. È utile sapere che spesso i predatori amplificano le loro attività durante gli orari della giornata che coincidono con l'alba o il tramonto, il classico cambio di luce, soprattutto il barracuda o il pesce serra, mentre altri predatori si attivano nelle ore centrali della giornata, come ad esempio le lambuche, le lecceamia, mentre la spigola è un predatore un po' lunatico, segue un po' altri schemi. Tuttavia, facendoci trovare in pesca in questo lasso di tempo, ovvero da un'ora prima a un'ora dopo, sia l'alba che il tramonto, vedremo che le nostre chance di cattura aumenteranno in modo esponenziale. Un altro capitolo importante è sicuramente l'attrezzatura. Questo parametro dovrebbe essere frutto di considerazioni ben precise, perché scegliere correttamente una canna, un mulinello, il filo, gli artificiali e tutti gli accessori che ci permettono di semplificare anche la nostra azione di pesca è davvero fondamentale in questa tecnica. L'attrezzatura è però anche un fattore che può seguire delle scelte personali, dei gusti personali. La pesca e spinning in mare può rivelarsi una tecnica anche a tratti estrema, dove anche avere a disposizione per esempio una buona riserva di filo in bobina, un moschettone resistente o un paio di waders o semplicemente un giubbotto impermeabile possono giocare un ruolo fondamentale nella nostra uscita. Usare attrezzature ed accessori specifici ci permettono per esempio di pescare per più tempo senza stancarci e soprattutto in sicurezza quando le condizioni meteo marine sono davvero al limite. Ho fatto un cambio di artificiale. Ho messo lo Shoreline 170 a posto del Tide 175 con colore naturale, mentre quello era bianco perlato. Approfitto di quest'altra mezz'oretta di luce qua, proprio a cavallo del cambio di luce, del tramonto. Vediamo se qualche barra ci vuole venire a fare compagnia. Anche qualche serra, non lo disprezzo. Un altro elemento importante, anche questo fondamentale, base, è la scelta dell'esca artificiale. Questa deriva principalmente dalla nostra conoscenza dei modelli e delle sue caratteristiche al recupero durante la fase di pesca. Alcune esche riescono a raggiungere distanze maggiori, come quelle prive di paletta o dalla forma affusolata. Altre esche invece hanno come dote una forte tenuta della corrente, possono essere usate per esempio nella risacca, grazie alla paletta di testa ben pronunciata o al loro bilanciamento interno.
altre esche ancora riescono a scendere ad una profondità maggiore rispetto alle altre. Anche il colore dell'esca a volte può giocare un ruolo essenziale, ma senza aver compreso e applicato tutti i fattori che abbiamo descritto fino adesso, rischieremo sempre di stare perennemente al posto sbagliato, al momento sbagliato, con l'attrezzatura sbagliata, quindi vanificando sicuramente la nostra azione di pesca. L'ultimo elemento, ma non per questo meno importante, da considerare come base nella nostra azione di pesca è il tipo di recupero da adottare. Dobbiamo sapere che ogni predatore e ogni esca artificiale ha in sé delle caratteristiche da considerare nell'azione di pesca. Per il pesce si tratta di abitudini legate alla sua specie, alla specie a cui appartiene, e possono essere istinto predatorio, per esempio, oppure velocità di nuoto, sensibilità ad essere attratto dal rumore, dalle vibrazioni. E di solito nella pesca alla spigola noi tendiamo a recuperare in modo costante, lineare, a bassa, a media velocità. Caso contrario invece per il pesce serra, i tunnidi o per esempio pesci di superficie veloci come le lampughe, dobbiamo utilizzare dei recuperi più veloci, magari gercati, o per esempio usando alcune esche dobbiamo utilizzare la canna alta. Parlando invece delle esche, sono le sue caratteristiche costruttive che ci danno delle indicazioni sul tipo di recupero da adottare. Alcune sono state ideate per reagire in modo differente alla velocità di nuoto, alle gercate o per resistere alla forte trazione della corrente. Col tempo capiremo che una paletta di testa più o meno pronunciata o una silhouette affusolata del corpo oppure un corpo tozzo identifica un artificiale che predilige un preciso tipo di recupero, e con l'esperienza e la pratica lo scopriremo col tempo in modo, diciamo, quasi automatico. Per completezza di informazione parliamo anche della gercata, ne abbiamo parlato proprio adesso, e come gercata intendiamo quel colpo laterale, questo, no? Che noi imponiamo con il polso o con tutto il braccio alla nostra canna durante l'azione di recupero dell'esca. In questo caso l'artificiale reagirà con uno scarto laterale oppure una spanciata, dipende anche un po' dall'artificiale che utilizziamo, e l'artificiale andrà a simulare un pesce in difficoltà. In teoria lo scopo è che il predatore, vedendo questo pesce in difficoltà, lo tenta di aggredire con maggior facilità, perché lo identifica come una facile preda. In altre situazioni invece con la gercata oppure con le vibrazioni, con il rumore che noi facciamo nella zona di caccia del predatore, tentiamo di istigarlo all'attacco istintivo quando il pesce, diciamo, aggredisce l'esca artificiale quasi per un istinto territoriale. Come già accennato in precedenza, nel manuale dedicato alla pesca spinning in mare trovate maggiormente approfonditi tutti gli argomenti, tutti gli elementi che abbiamo elencato in questo capitolo. Questo testo lo trovate disponibile sullo shop Amazon sia in formato ebook che cartaceo, e vi ricordo che è l'unico modo per supportare il progetto e soprattutto anche il canale. Ci tengo a ricordare inoltre che i suggerimenti e le strategie indicate in questo video tutorial oppure all'interno dell'ebook, del manuale, porteranno dei frutti solo se accompagnate da una costante e assidua pratica in pesca. Il corretto mix fra la teoria che abbiamo imparato in questi elementi che abbiamo definito punti fondamentali e la pratica in pesca che dovremo per forza fare noi, ci porteranno al nostro scopo principale, che è quello di catturare almeno un pesce ad ogni uscita. Infine vi lascio un mio suggerimento, cioè godersi una pescata in solitaria è sicuramente una bellissima avventura, ma condividere un'uscita in pesca o una cattura con un amico o un gruppo di amici è un'emozione ancora più avvincente.
Se siamo sullo spot di pesca in più persone, variando ognuno la sua azione di pesca, quindi utilizzando artificiali differenti o recuperi differenti, ci farà capire più velocemente cosa cerca, cosa stimola maggiormente il predatore che si trova in circolazione. Allo stesso modo ci farà capire anche dove si trova la strike zone. Come abbiamo detto prima, è quella zona più o meno ampia all'interno dello spot dove stiamo pescando, dove aumentano le possibilità di cattura. Se siamo in un posto nuovo, decidiamo di andare in un posto nuovo e vediamo che ci sono dei pescatori locali che si mettono tutti in una determinata zona del porto, oppure della scogliera, oppure della spiaggia, traiamo un po' le conclusioni che in quella zona solitamente i pescatori magari in precedenza hanno avuto delle catture e potremo sfruttarla anche noi come strike zone. In conclusione ringrazio tutti voi per la visione di questo filmato, spero vi sia piaciuto, lasciate un like e se volete commentare mi farà molto piacere conoscere il vostro parere in merito ad argomenti che vogliamo approfondire insieme, magari nei prossimi video. Ringrazio a tutti per la visione e come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!